Ecco la fiera con la coda aguzza, che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Sì cominciò lo mio duca a parlarmi, e accennolle che venissi a proda vicino al fin di passeggiati marmi. Ecco, è arrivata, la bestia feroce con la coda aguzza, appuntita, che oltrepassa i monti, barriere della natura, e rompe, abbatte i muri e le armi, le barriere degli uomini. Ecco, è arrivata colei, tale fiera, che tutto il mondo appuzzolentisce. Così cominciò a parlarmi il mio duca, colui che mi conduce, e le alla fiera fece cenno che approdasse, raggiungesse la proda, bordo, vicino alla fine, termine, dei marmi, argini rocciosi del fiume Flegetonta, passeggiati, sui quali avevamo passeggiato. Eccola arrivare dal profondo burrato, tale figura, tale fiera, che nel canto precedente ho sognato, fantasticato, e che Virgilio mi aveva confermato sarebbe arrivata a breve. Un ecco, oppure ed ecco, che spesso troviamo a inizio verso, ad esempio 1-1, proprio la lonza, ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza, leggera e presta molto. 1-3, con la nave, ed ecco verso noi venir per nave, oppure direttamente dite stesso, anche lì in 1.34 con doppio ecco, come qui. Ecco dite dicendo ed ecco il loco. Mentre nell'Evangelo di Giovanni 1.29, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il generico figura qui diventa fiera, bestia feroce, come finora già quella richiamata dal canto precedente descritta in 1.1, di quella fiera alla gaetta pelle, in 1.2, dinanzi a quella fiera ti levai, per poi passare a 1.6, Cerbero, fiera crudele e diversa, Pluto in 1.7, tal cadde a terra la fiera crudele, e tra qualche terzina, così la fiera pessima si stava. La bestialità di tale fiera è già nel primo verso che si conclude con coda aguzza, appuntita, insomma che punge da dietro, letteralmente e allegoricamente, come può fare uno scorpione. Tra poco, nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la velenosa forca che a guisa di scorpion la punta armava. Questa fiera riesce a passare le barriere fatte sia dalla natura, monti, che rompere quelle fatte dall'arte, muri e l'armi. I monti li passa, mentre le difese umane proprio le rompe, le abbatte. I muri e le armi sono gli strumenti che gli uomini usano per proteggersi, fatti dalla loro arte. Questo è il significato di i muri e l'armi. Per completare il senso dato dalla parola monti, protezioni fatte dalla natura, ma sono inutili. Tale fiera è ciò che rappresenta passa o rompe ogni difesa. Armi come sostantivo, non come coniugazione del verbo armare, è usato nell'opera altre 3 volte, ma mai col significato di armatura. E tutte e 4 le volte, con questa, è posto in rima sempre con parole diverse. 2.22. Or quando tu cantasti le crude armi, le guerre. 2.31. Ond'amor già ti trasse, lanciò le sue armi, frecce. 3.6. E al mio Belisar commendai, affidai le armi, l'armi. Altra conferma che la froda rompa i muri e l'armi, intese come armi o guerre in generale, appunto, è la presenza di Ulisse tra i fraudolenti, colui che con l'inganno del cavallo di Troia ruppe i muri e le armi di una Troia fino a tale frode con mura e armi inespugnabili. Ecco colei, di nuovo un ecco la fiera. Questo incremento di aspettativa che caratterizza il canto precedente qui esplode. Ecco, ecco, come a dire finalmente ci siamo davanti a tale maraviglia. La fiera appuzzolentisce tutto il mondo, tutta la terra, tutti gli esseri umani, come nel canto precedente Ette ghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovrebbe essere gradita. Per mondo, parola che compare 144 volte nella mia opera, mi riferisco qui a quello mortale, ma già dalla sua prima doppia ricorrenza in 1-2, di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durerà quanto il mondo lontana. E ancora 1,3, fama di loro il mondo esser non lassa. Mentre invece gli inferi, e ovviamente i cieli, sono eterni. 1,3, dinanzi a me non fuor cose create se non eterne e io eterno duro. Questa figura nuotava in su per quell'aere grosso, ma ella stessa a impuzzolentire tutto il mondo e chi lo vive, la solita vicinanza tra luogo e chi ci risiede, come sempre nel canto precedente, cortesia e valor di se dimora nella nostra città. Ti ricordo 1,11, la frode ond'ogne coscienza è morsa, e qui ecco colei che tutto il mondo appuzza. Il mio duca, colui che mi conduce, mi ha riferito queste parole che sono diventate la prima terzina di questo canto. Poi fa un cenno alla fiera per fargli capire che deve approdare, quindi giungere sulla proda, sul bordo dove io e Virgilio siamo arrivati, dato che i duri argini sui quali ci siamo spostati finiscono col burrato e il fiume Flegetonta cade a picco formando una violentissima cascata. In 1,3 Carondimonio con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie. Passeggiati Marmi sta appunto per duro sentiero sul quale ho camminato. 1,14 fatta era in pietra, qui marmi, che infatti sono pietre, e i margini dal lato. E 1,15 orce in porta lunde duri margini. La prossima ricorrenza della parola marmi è in 1,20, bianchi marmi, circondata da duo serpenti, monti, sotto alberga, dimora, onde a guardar le stelle, mar, veduta, mammelle. Attenzione! Come lo Minotauro, incarnazione della violenza, figura della violenza, era posto disteso a inizio di 1,12 sopra ad una discesa ripida e poi iniziava il cerchio dedicato ai violenti, divisi in categoria, qui tale fiera, immagine di Frode, di Froda, è posta a inizio di 1,17, corca, distesa, sul bordo di un baratro dove sotto troveremo i fraudolenti divisi in categorie. E quella sozza immagine di Froda sen venne e arrivò la testa e il busto, man sulla riva non trasse la coda. E quella sudicia immagine di Frode se ne venne a proda e arrivò a proda con la testa e il busto, ma sulla riva non trasse, portò la coda che rimase sospesa. Al cenno di Virgilio di avvicinarsi, la sporca, ancora di più sozza immagine di Frode si avvicinò con testa e busto, ma con la coda, che ricordo è aguzza, no. Questo suo appuzzare è rimarcato dal suo essere sporca, è proprio un qualcosa che puzza tremendamente, anche allegoricamente. Tale figura fiera è immagine della frode, dell'inganno, di quella violenza che si fa non fisicamente ma mentalmente, che è più grave di quella fisica, dato che gli omicidi li abbiamo già superati e questa ci servirà per andare ancora più giù. La frode è proprio l'usare la testa, la parte più alta del nostro corpo, per compiere le cose più basse che un uomo possa fare. Oltre che nel suo aspetto, che approfondirò già dalla prossima terzina, tale bestia è fraudolenta anche nelle azioni, dato che ci viene incontro solo con la faccia, cervello e busto, cuore, le parti più nobili dell'essere umano, 1,10 ed el sergea col petto e con la fronte, ma la coda invece la nascondeva dalla nostra vista, una coda che ho già intravisto ed è fondamentale dato che il primo verso di questo canto è proprio ecco la fiera con la coda aguzza. La parola immagine è appositamente usata soltanto 2 volte prima di adesso ed è proprio per descrivere i passeggiati marmi, che sono finiti, 1,15, orce in porta lunde duri margini, poi quali fiamminghi e tra guizzante e bruggia, temendo il fiotto che in ver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia, poi a tale immagine eran fatti quelli. E per Brunetto Latino, che sempre in 1,15 non è immagine di Froda, ma comunque la cara e buona immagine paterna. Immagine non significa simbolo, tale fiera non è simbolo della frode, ma è immagine della frode, possiede qualità che rispecchiano, che si ritrovano nella frode, come noi siamo immagine di Dio,
ma Dio non ha un corpo simile al nostro, abbiamo però delle sue qualità che gli altri animali non hanno. Oppure, senza arrivare a citare il Padre, con la P maiuscola, quello celeste, ognuno di noi è a immagine del proprio Padre, con la P minuscola, quello terrestre. Abbiamo qualità che si ritrovano in lui. Genesi 5.3, Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. Senza conoscere le fonti non puoi capire i riferimenti. E allora, leggenda aurea di Jacopo da Varazze, 56, San Giorgio giunse una volta nella provincia di Libia, nella città di Silena. Presso quella città vi era un lago, vasto come il mare, nel quale si nascondeva un terribile drago. Questo più volte aveva messo in fuga il popolo, che lo aveva affrontato in armi, e spesso avvicinandosi alle mura della città appestava tutti con il suo fiato. Perciò, per placare il suo furore, ogni giorno i cittadini erano costretti a offrirgli 2 pecore, altrimenti il drago faceva eruzione in città e ammorbava l'aria, dando la morte a molti. Quando erano ormai a corto di pecore, non era loro possibile averne in abbondanza. Presero la decisione di offrire una sola pecora e di aggiungervi un essere umano. Poi, quando toccava alla figlia del re essere offerta in sacrificio, passò di lì San Giovanni. Allora la ragazza spiegò a Giorgio, San Giorgio, scusi. Allora la ragazza spiegò a Giorgio tutta la situazione e lui, fanciulla, non avere paura, nel nome di Cristo ti salverò. Bravo cavaliere, qui cavalier soprano, non perire con me. È già sufficiente che io muoia da sola, non potresti mai salvarmi e moriresti con me. Mentre parlavano così, ecco che il drago levò la testa dalle acque del lago e prese ad avvicinarsi. La fanciulla allora in preda al terrore gridò: «Fuggi, buon signore, svelto, fuggi!» Giorgio allora salito a cavallo e presa la croce a sua difesa, valorosamente attaccò il drago che gli veniva contro. Scagliò la lancia con forza raccomandandosi a Dio e inferse al drago una grave ferita riuscendo a farlo cadere a terra. Disse allora la fanciulla: «Ragazza mia, non aver paura e getta la tua cintura, la corda del canto precedente, al collo del drago». Lei fece come gli aveva detto, ed ecco che il drago la seguiva, buono e mansueto come un cane. Lo condussero così in città e tutti i cittadini, a quella vista, fuggirono sui monti e in luoghi lontani dicendo: «Ai noi moriremo tutti». San Giorgio fece loro un segno e disse: «Non temete, il Signore mi ha mandato a voi affinché vi liberassi dal flagello del drago. Abbiate fede soltanto in Cristo. Fatevi battezzare tutti quanti e io ucciderò il drago». Così il re e tutti i suoi sudditi si fecero battezzare. Allora San Giorgio, sguainata la spada, uccise il drago e ordinò di seppellirlo fuori dalla città. Fine. Questa leggenda cristiana, riferita a San Giorgio, ti ricorda il mito pagano del Minotauro riferito a Sant'Eseo? Sì, anche a me. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, e d'un serpente tutto l'altro fusto. 2 branche avea pilose in sin l'ascelle, lo dosso e il petto e ambedue le coste, dipinti avea di nodi e di rotelle. La sua faccia, della fiera, era faccia come quella di un uomo giusto. Aveva la fiera, di fuori, esteriormente, la pelle tanto benigna, disposta alla bontà, e di un serpente tutto l'altro fusto, interiormente la struttura. Aveva 2 branche, zampe armate di artigli, pelose fino alle ascelle. Aveva il dorso, dietro, e il petto, davanti, e ambedue i lati, gabbia toracica con le costole, di nodi e di rotelle, piccole ruote. La faccia di tale fiera era quella di un uomo giusto. Già soltanto il termine faccia richiama l'uomo. Le bestie hanno il muso, il ceffo, sempre in questo canto, per i cani, non la faccia. E qui in un termine ripetuto a breve distanza 2 volte, come altre volte è accaduto e accadrà in questo canto. Già nel canto precedente scrivo sempre a quel ver c'affaccia di menzogna. Continua questa mescolanza uomo-fiera che è manifesta nella descrizione di Cerbero, fatta in 1.6,
gli occhi avvermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani, qui branche avea pelose. Convivio 4.12.3. E quelle cose che prima non mostrano i loro difetti sono più pericolose, però che di loro, molte fiate, prendere guardia non si può, sì come vedemo nel traditore, che nella faccia dinanzi si mostra amico, sì che fa di sé fede avere, e sotto pretesto d'amistade chiude lo difetto della inimistade. E per questo modo le ricchezze pericolosamente nel loro accrescimento sono imperfette, che, sommettendo ciò che promettono, apportano lo contrario. Da 1.6. Li cittadin della città partita, Fiorenza, s'alcun ve giusto, e dimmi la cagione, perché l'ha tanta discordia salita. Poi, giusti, di nuovo, sono due e non vi sono intesi. Superbia, e mi fermo appositamente qui con la citazione. La frode quindi che appare con il volto di un uomo giusto, uno sul quale possiamo porre la nostra fiducia, un amico, con una pelle che di fuori, quindi ben visibile a noi, era tanto benigna, disposta alla bontà. Però tutto ciò che non è esposto a noi, tutto l'altro, il dentro che è la sua struttura, il suo fusto, il suo corpo interiore, era come quella di un serpente, quello di un serpente. Il serpente già dallo primo libro della Bibbia, lo Genesi, è chiara figura dell'imbroglio, della frode, appunto. Secondo il racconto biblico fu con l'inganno che il serpente fece compiere a Eva e poi ad Adamo il primo atto di disobbedienza nei confronti di Dio, e qui siamo, te lo ricordo, ancora tra i violenti contro Dio. Genesi 3 inizia proprio così. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna, poi la donna rispose ancora, ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangerete si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Eccola la violenza contro Dio, la perdita dell'umiltà, la superbia, la corda per prendere la lonza superbia, ben prima della mia selva oscura. Successo il fattaccio, sempre Genesi 3, 14-15, allora il Signore Dio disse al serpente, poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. In questa mia opera il serpente continua a essere contrapposto alla donna. L'uno può farti morire, l'altro può farti vivere per sempre. Dall'ultimo della Bibbia, Apocalisse 9, 1-11. Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra, e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni sulla terra. E fu detto loro di non danneggiare né erba, né arbusti, né alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Però non fu concesso loro di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno di morire, ma la morte li fuggirà. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama perdizione, in greco sterminatore. Tale bestia è sprovvista di ali
infatti non vola come un drago, ma nuota come un'anguilla usando la coda di serpente, venir notando una figura in suso. Ma è provvista di due branche, zampe bestiali dotate di artigli, pelose dall'attacco degli artigli fino all'ascella. Quindi la coda era di un serpente, la faccia e le braccia sono state descritte, mancano dosso, petto e gabbia toracica, lo dosso e il petto e ambedue le coste, che erano dipinte di nodi e di rotelle. Ho usato il verbo erano qui, ma in realtà nella terzina compare ripetutamente il verbo avere, un possesso che si contrappone all'essere. E accanto a lui, ma pur sempre tra i violenti, troverò chi fissa con lo sguardo la propria borsa, il proprio avere. Tale descrizione è incredibile, non credibile, ma in realtà a essere incredibile, meravigliosa, è tale figura che io, ripeto, giuro di aver visto e posso tacere e non posso tacere non dicendoti com'era fatta, anche se non è credibile, ma lo giuro sulla mia commedia, che è una commedia. Anche lo specificare ambedue le coste richiama lo Genesi 2, 21-23, che tradotto con ben poca attenzione risulta più o meno così. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Sorvolo sulla parola che con grande libertà viene tradotta in costola, per spiegarti almeno l'ultima parte della citazione che tradotta non ha alcun senso. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. In ebraico si dice uomo, si dice ish, e di conseguenza la femmina dell'uomo, l'uoma, si dice isha. La si chiamerà isha perché dall'ish è stata tolta. Tradurre può uccidere le opere, infatti Omero non è stato tradotto per non rovinarlo, io lo conosco da citazioni di altri. Insomma, tale figura aveva torso, petto ed entrambe le coste dipinte di nodi e rotelle. Nodi e rotelle sono collegamenti al prima e al dopo di tale descrizione. E riguardo ai nodi, nel canto precedente scrivo sciolta, poi aggroppata e ravvolta, poi solver l'ancora che aggrappa. Riguardo alle rotelle, nel canto precedente scrivo fenno una rota di sé tutti e tre, così rotando, indirupper la rota e a fuggirsi ali, sembiar le gambe loro i snelle. Mentre in questo canto le rote larghe e lo scendersi a poco, poi ella sen va notando lenta lenta, rota e discende l'asso onde si muove isnello per 100 rote. Riguardo al dipingere, questo canto sarà estremamente caratterizzato dai colori, dalle apparenze, dalle bellezze esteriori, ma che nascondono violenza e frode, che avea certo colore e certo segno. In una borsa gialla vidi azzurro, vidine un'altra come sangue rossa, mostrando un'oca bianca più che il burro, e un che d'una scrofa azzurra e grossa segnato avea il suo sacchetto bianco. Il verso successivo contiene la parola color. Se vuoi provare a immaginarti tale fiera mescolando un po' di caratteristiche animali e usando la tua fantasia, questa è dotata di zampe con artigli e poi pelose fino all'ascella, forse come un leone o un ragno con gli artigli, per citare animali avvicinabili a tale fiera. Poi il davanti, il dietro è pieno di scaglie piccole e rotonde, di una quantità mai vista prima, anche i fianchi, i lati. Un po' come quelle che rivestono alcuni pesci o serpenti. Sotto invece ha una coda appuntita che riesce a portare in su prima dell'attacco come fa lo scorpione. E un fusto, una struttura di un serpente con una coda che muove come un'anguilla. Il corpo di tale fiera rappresenta il modo di agire della frode, che inizia dalla faccia di uomo giusto, tesse le sue tele intrappolando e poi colpisce con la coda appuntita e piena di veleno. Con più color sommesse e sovrapposte, non ferma i drappi tartari né turchi, né fuor tai tele per aragne imposte. Con, usando più colori, sommesse, messe sotto e sovrapposte, messe sopra, non fecero mai drappi, stoffe preziose, tartari né turchi, né furono imposte, poste sul telaio, assettate, tali, di tale bellezza,
tele da arachne. Dipinti di tanti diversi, tantissimi, mai visti così tanti colori, erano tali nodi e rondelle. Sommesse e sovrapposte sono al plurale ma anche al femminile, quindi si riferiscono alle tele che erano quindi poste una sopra l'altra, dato che si vedevano i colori anche di quelle sotto. Però anche i nodi fanno parte di questo incastro meravigliosamente colorato, dipinto, dato che riguardo alla corda del canto precedente scrivo aggruppata e ravvolta, e qui sommesse e sovrapposte. Una corda che è finita per catturare l'immagine della frode. Per cercare di paragonare ciò che io vidi lì con ciò che di più colorato ho visto sulla terra, mi vengono in mente le stoffe pregiate e le migliori tele realizzate dalle due popolazioni più specializzate in questo, i tartari e i turchi, ma neanche loro raggiungono tale livello, quindi non lo raggiunge nessuno. Oppure, mescolando storia e mito e mettendoli sullo stesso piano, non è una novità, le tele di Arachne. Tra l'altro anche il drappo è un collegamento a 1.15, drappo verde, mentre in questo canto è presente il cavaliere, che a Verona nella stessa corsa, ma a cavallo, vinceva il drappo rosso. Comunque, anche queste tele non raggiungono i colori che aveva tale figura, con più color. Non fermai né fuor. Voglio che ti sia chiaro che io con la mia corda pensavo di prendere la lonza, simbolo non di lussuria ma di superbia. E infatti qui viene citato il mito di Arachne, dalle Metamorfosi di Ovidio, che perse l'umiltà, peccò di superbia, fu violenta contro Dio e sfidò la natura, qui i monti, il lavoro della divinità, con la propria arte, qui i muri e l'armi, il lavoro dell'essere umano. Con ciò ci tengo a ribadirti quanto frode e superbia siano collegate. Qui la frode esternamente, meravigliosa, ricopre, tanto benigna avea di fuor la pelle, la superbia che le fa da fusto. Tornando a Eva, certo disobbedì per prima, ma a causa della frode, perché fraudolentemente convinta di diventare come Dio. Superbia. Genesi 3. Ma il Dio disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangereste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E io con la mia corda pensavo di prendere la lonza superbia, e invece da lì sotto arriva la fiera immagine di Froda, entrambe dipinte come nel canto precedente. La lonza ha la pelle dipinta, è 1-1, gaetta pelle. L'altra, tutta dipinta, è tanto benigna avea di fuor la pelle, eccetera. Lo sesto delle Metamorfosi di Ovidio inizia proprio così. La dea del Tritone, Pallade, aveva seguito con attenzione il racconto delle muse, elogiando il canto e giustificandone l'ira. Ma poi, tra sé, lodare va bene, ma anch'io voglio essere lodata. Non lascerò che si disprezzi la mia divinità impunemente. 1.11, possi far forza nella deitade. E si impegnò a perdere Arachne di Meonia, che, l'aveva udito, non voleva riconoscere il primato dell'arte di tessere la tela. Non per ceto o stirpe lei, Arachne, era famosa, ma per maestria d'arte. Poi, ma Arachne, malgrado fosse nata da famiglia umile e nell'umile Ipepe abitasse, con la sua maestria si era fatto un gran nome, la fama, nelle città della Lidia. Poi, era chiaro che l'ammaestrava Pallade, ma lei, Arachne, lo negava e indispettita dal carisma della maestra, che gareggi con me, diceva, se vince starò alla sua mercé. Vecchia si finge Pallade, di falsa canizie spruzza le tempie e in più si sostiene ad un bastone, come se avesse le membra inferme. Poi prende a parlare. Non tutto è male da evitare in tarda età, più si invecchia e più cresce l'esperienza. Ascolta il mio consiglio, aspira pure a essere la migliore fra i mortali nel tessere la lana, ma inchinati a una dea. E di ciò con arroganza, superbia, hai detto chiedi in ginocchio venia, umiltà. Se l'invochi non ti negherà il perdono, un perdono pagano che tanto somiglia a quello cristiano. Con sguardo torvo, Arachne sospese la tessitura e trattenendo a stento le sue mani, il volto acceso d'ira, accostamento tra superbia e ira come l'argenti in 1.8, senza riconoscerla, Frode, replica a Pallade in questi termini.
Una demente, ecco quello che sei, rimbambita dalla vecchiaia, vivere troppo a lungo nuoce, e come? Queste chiacchiere propinale a tua nuora o a tua figlia, se per caso ne hai una. Io so cavarmela benissimo da sola. E perché tu non creda ad aver frutto coi tuoi moniti, sappi che la penso come prima. Perché non viene qui? Perché non accetta la sfida? E allora la dea è venuta. Eccola. Dice, lascia l'aspetto di vecchia e si mostra come Pallade. Di fronte alla dea si prostrano le ninfe e le giovani di Lidia, soltanto lei non si sgomenta. Poi si ostina nel suo proposito e per insensata brama di gloria corre alla sua rovina 1-1, mentre chi rovinava in basso loco proprio a causa delle fiere. La figlia di Giove, Pallade, infatti non rifiuta, non l'ammonisce più, ammonisce. Più non rinvia la gara. Senza indugio si sistemano ognuna dalla propria parte e col filo sottile tendono entrambe un ordito. Poi impiegano per tessere la porpora tinta nei bronzi di Tiro e colori a sfumature così tenui da distinguerle appena, come l'arcobaleno che dipinge quando la pioggia rifrange il sole, con una grande parabola un lungo tratto di cielo, ma non permette a chi guarda, benché risplenda di 1000 colori diversi, di individuare il passaggio dall'uno all'altro, tanto i contigui si assomigliano pur differendo ai margini. Qui, con più color sommesse sovrapposte, né fuor tai tele per Aracne imposte. Filamenti d'oro sono intessuti nell'ordito e sulla tela prendono forma storie remote. Pallade effigia il colle di Marte nella cittadinanza di Cecrope e l'antica contesa sul nome da dare alla contrada. 12 numi, come gli apostoli, e Giove in mezzo, come il Cristo, siedono con aria grave e maestosa su scagni eccelsi. Ciascuno ha come impressa in volto la propria identità. L'aspetto di Giove è quello di un re, in 1-4 il Cristo è un possente con segno di vittoria coronato, mentre in 2-6 o sommo Giove che fosti in terra per noi crocifisso. Poi, ma la bionda dea guerriera, Pallade, si dolse del successo, vinse lei la gara. Fece a brandelli la tela che illustrava i misfatti degli dei, quella realizzata da Aracne, e, con in mano la spola fatta con legno del monte Citoro, più volte in fronte colpì Aracne, figlia di Idmone. La sventurata, Aracne, non lo resse e fuor di senno corse a cingersi il collo in un cappio. Vedendola pendere ne ebbe pietà Pallade e la sorresse dicendo «Vivi, vivi, ma appesa come sei, sfrontata, e perché tu non abbia miglior futuro, la stessa pena sarà comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti», come lo Genesì. Poi, prima d'andarsene, l'asperge col succo d'erbe infernali e al contatto di quel malefico filtro, in un lampo le cadono i capelli e con questi il naso e le orecchie, la testa si fa minuta e così tutto il corpo si impicciolesce. Zampe sottili in lungo delle gambe spuntano dai fianchi, qui 2 branche aveva pilose in ascelle, pelose come quelle dei ragni. Il resto è ventre, ma da questo Aracne emette un filo e ora, come ragno, torna a tessere la sua tela. Fine della citazione. Come sempre, conoscere le fonti non posso tagliare più di così, resta necessario per capire le citazioni che faccio. Ti faccio notare come io abbia filtrato la storia di Aracne in un verso, né fuortai tele per Aracne imposte, dove già il fatto di imporre delle tele l'associa a un ragno. La fiera di questo canto possiamo allora immaginarcela, immagine di Frode, intenta a tessere la ragnatela, i fili con la quale cattura e uccide, letteralmente e allegoricamente, le sue prede con l'inganno, attirandole con la faccia di un uomo giusto. Una fiera che allegoricamente esteriormente è frode, interiormente è superbia. Infatti, ancora a confermare ciò, Aracne sarà citata di nuovo nella prima cornice del Purgatorio tra gli esempi di superbia punita per ammonire gli uomini e dove incontrerò l'angelo dell'umiltà. 2,12. O folle Aracne, sì vedea io te, già mezza ragna, trista in suli stracci, dell'opera che mal per te si fe. Tra l'altro, e concludo, Aracne per superbia si credeva più brava della dea, una dea con la frode, fingendosi una vecchia, l'ha portata
prima alla paura, poi alla morte come essere umano. Come talvolta stanno a riva i burchi, che parte in acqua e parte in terra, e come là tra i tedeschi lurchi lo bivero assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si stava su l'orlo che è di pietra e il sabbion serra. Come a volte stanno sulla riva, confine tra acqua e terra, i burchi, una tipologia di battaglie a fondo piatto, che per una parte, la posteriore, sono dentro l'acqua e per l'altra, l'anteriore, sono sulla terra, e come là tra i tedeschi ingordi il bivero, il castoro, si assetta, stabilisce sempre col davanti in terra e il dietro in acqua per fare la sua guerra contro i pesci, così, allo stesso modo, la pessima, più che cattiva, fiera, stava sull'orlo del settimo cerchio, che è di pietra, mentre il vuoto è di aria trattata come acqua, e serra contiene il sabbione. La posizione assunta dalla fiera è messa in paragone con due situazioni che si possono vedere sulla Terra. La prima è la posizione dei burchi, quando sono in parte in acqua, la loro faccia, la prua, e in parte sulla terraferma, la loro coda, la poppa. Similitudine perfetta nella posizione dei suoi soggetti, dato che sia la fiera che i burchi che il bivero hanno la coda nascosta dove si nuota e la faccia scoperta, così la fiera pessima si stava. Il burchio è un'imbarcazione in uso nella laguna di Venezia, la più usata per il trasporto merci nel traffico fluviale e lagunare. La prua presenta una caratteristica forma a punta rialzata tipica anche delle gondole. Questo, essere messo in paragone con una barca, un legno, diventa fondamentale, in quanto così si può sostenere che, in un certo senso, ho svolto anche questo fondamentale passaggio su di una barca legno. A conferma di ciò, sempre in questo canto scrivo come la navicella esce di loco, ma già dal canto precedente venir notando una figura in suso. Lurco significa ingordo ed è un dispregiativo di quella nazione citato già da Tacito nel suo De Origine et Situ Germanorum 15.1. Ogni volta che vanno in guerra, i germanici, trascorrono il tempo in rade cacce e più nell'ozio dediti al sonno e al cibo, nulla facendo, pur uomini estremamente validi e bellicosi, affidata la casa e la cura della famiglia e dei campi alle donne, ai vecchi e ai più deboli del nucleo consanguigno, essi oziano per una contraddizione della loro natura, essendo i medesimi uomini tanto amanti dell'inerzia, e così ostili alla pace. In questo passo c'è anche la motivazione di aver inserito il bivero germanico, non italico, che come il popolo germanico è un ingordo che s'assetta a far sua guerra. Qui il mangione e guerriero è il bivero, dal latino fiber o biber, che si stabilisce, s'assetta sempre tra terra e acqua per catturare i pesci, anch'esso come la fiera e come i burchi arriva, con la parte anteriore sulla terra e la parte posteriore nell'acqua aria dove si nuota. Il verbo assettare, sistemare, è usato 3 volte nella mia opera e sempre nella forma assetta. Qui e tra poco i m'assettai in su quelle spallacce, e una volta in 3-1 la provvidenza che cotanto assetta. La caratteristica più vistosa del castoro è la coda larga e piatta, che sembra innocua, e con la quale attira le prede per poi catturarle, attirarle con la parte nemica. I denti. Come fatta le fiere, ma al contrario, dove la coda serve a attaccare, mentre la faccia per attrarre. Far sua guerra significa in questo contesto per catturare i pesci, per mangiare, ma è chiara anche qui la gravità nell'attaccare e divorare altri animali. Ti faccio infatti notare questo metaforico filo che collega la mia opera, quanto io descriva sempre con forte violenza e disgusto il mangiare gli animali. Qui per un castoro che si procaccia il cibo scrivo s'assetta a far sua guerra. Per la gola in 1.6 addirittura, ma dimmi chi tu sei che in sì dolente loco sei messo e hai sì fatta pena che s'altra in me e maggiore, nulla è sì spiacente. O anche 2.23, chi dietro agli uccellin sua vita perde, che significa che questo cacciatore perde per sempre la sua vita andando a cacciare gli uccellini in quel modo.
Pessimo è il superlativo di cattivo, è un gradino sopra al normale cattivissimo. Non significa di certo schifosa oppure orrenda, dato che tale fiera è definita meravigliosa, ma immagine di froda. Anche fiera pessima è citazione dallo Genesi 37, da 3 a 35. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potendo parlargli amichevolmente, poi. I fratelli invidiosi di Giuseppe lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: Ecco il sognatore, arriva, nel canto precedente, il tuo pensier sogna. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce, in latino fera pessima, l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso, lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua, qui vano, ma come fosse acqua. Poi, come quei mercanti passavano, i mercanti che arrivarono dopo, essi, i fratelli, cambiarono idea e tirarono su Giuseppe. Lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 silci d'argento a quegli ismaeliti, anticipazione di Giuda che vendette il Cristo. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Poi essi, i fratelli, presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco, animale citato in questo canto e in 1.15, e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le mani che gli fecero dire: Abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse: È la veste di mio figlio. Una bestia feroce, di nuovo fera pessima in latino, l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato. Allora Giuseppe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli, che con la frode avevano causato tale dolore a lui, al padre, e tutte le sue figlie vennero, continuando l'inganno, a consolarlo. Io e Virgilio siamo ovviamente sopra ai duri margini e tale fiera invece spunta fuori solo in parte, con la parte bella e innocua da vedere, attraente, con la parte meravigliosa, nascondendo la parte serpentina della coda aguzza. L'ultimo verso, sull'orlo che è di pietra e il sabbion serra, specifica che c'è appunto un orlo di pietra che contiene, serra, il sabbione, dove noi adesso ci troviamo. Esco dal patto narrativo un istante per farti presente che il castoro non mangia i pesci, è un roditore semiacquatico ma si nutre soprattutto di corteccia, germogli e foglie. La sua coda, chiamata pagaia, funge da timone quando nuota. Il castoro sbatte la coda in acqua come strumento di comunicazione in caso di pericolo, ma non per attaccare, come invece qui usata a richiamare la coda aguzza che guizza dalla bestia infernale, e Virgilio che si metterà tra tale coda e me per difendermi. Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la venenosa forca, ch'a guisa di scorpion la punta armava. Lo duca disse: Or convien che si torca la nostra via un poco insino a quella, bestia malvagia che colà si corca. Nel vano, in consistenza, aere, tutta la sua coda guizzava, si muoveva ondulando velocemente, torcendo in su la forca, la biforcazione venenosa che contiene veleno, così che armava, teneva pronta per attaccare, la punta allo stesso modo dello scorpione. Il duca, colui che conduce, mi disse: Ora è strettamente necessario che la nostra via si torca, che si devi, andando insolitamente a destra, un poco fino a quella bestia malvagia che proprio là, sull'orlo, a 10 passi da noi, si corica, distende. Nonostante nel canto precedente io abbia scritto quell'aere grosso e scuro venir notando, quell'aere non è acqua, è vano, immateriale. 1.6 sovra l'or vanità che par persona. Tale fiera, con la coda aguzza, aveva appunto la coda che guizzava in quella vanità e torceva in su. Tale strumento è chiamato venenosa forca. Venenosa significa che contiene veleno, come nel convivio 1.1.12, e questo è quello, convivio,
di quello pane degno, con tanta vivanda qual io intendo indarno, non essere ministrata. E però adesso non s'assetti alcuno male dei suoi organi disposto, però che né denti né lingua ha né palato, né alcuno settatore di vizi, perché lo stomaco suo è pieno d'ormoni velenosi contrarii, sì che mai vivanda non terrebbe. Forca sta per qualcosa appunto di biforcuto, come quando si dice lingua biforcuta, lingua a due punte, o in 1.14 poi è di rame infino alla forcata, punto in cui si separano le gambe. Ma qui la forca è venenosa, dove venenosa è l'aggettivo di forca, con significato di biforcazione, che è il sostantivo. Il significato allegorico dell'essere forcuta è spiegato in 1.11. La frode, ond'ogni coscienza è morsa, qui ecco colei che tutto il mondo appuzza, può l'uomo usare in colui in cui lui fida, una punta, e in quel che fidanza non in borsa, la seconda punta, tra l'altro borsa che troveremo tra poco. Tale fiera torceva in su la coda velenosa come fa lo scorpione, pronto ad attaccare appunto non dal davanti con le sue zampe anteriori, tra l'altro più forcute, ma con la punta appuntita, ma con la coda appuntita e piena di veleno. La punta armava, riprende il poco precedente, l'obivero s'assetta a far sua guerra e armi, ancora prima. Lo scorpione ha la coda che con una sola punta e le zampe a forbice, quindi biforcute. Tale fiera invece ha le zampe con artigli e pelose fino alle ascelle, ma la coda velenosa con due punte, la velenosa forca. Con l'aggiunta anche dello scorpione, tale fiera assomiglia ancora di più a quella manticora, parola che sembra formata unendo il mentire con il core, descritta da Brunetto Latino nel suo Tesoro. Una creatura mitica dotata di una testa simile a quella umana, corpo di leone, qui due branche avea pilose in sin l'ascelle e coda di scorpione. Interviene il duca, colui che conduce, dicendomi: tra il rumore assordante dell'acqua sempre più forte, te lo ricordo anche se non compare più nel testo tale dettaglio, siamo sempre più vicini appunto al burrone, che conviene e strettamente necessario che si torca da torcere, piegare la nostra via, che prima di essere torta era quindi dritta. Come in 1.1 è la via a essere sia dritta, diritta, che smarrita. Anche qui è la via, ciò che letteralmente agisce, è il soggetto attivo, si torca, la nostra via. Non siamo noi a dover piegare la nostra via, ma letteralmente la nostra via a torcersi, si torca. Non tanto però, ma solo un poco, il necessario per arrivare fino a quella bestia malvagia, che si corca proprio là. Prima invece così la fiera pessima si stava. La fiera quindi diventa bestia, niente di nuovo. Dopo la diritta via di 1.1, in quel canto scrivo 1, 3, fiera, fiere, che diventano bestia. Infatti davanti alla lonza scrivo: chi fui per ritornar più volte volto, poi di quella fiera alla gaetta pelle, e poi quel non specifico, vedi la bestia per cui io mi volsi per la lonza, mi volsi per la lupa. Lo Minotauro, a guardia della ruina di 1.11, è disteso, tale bestia a guardia di 1.17 del burrato è corca, si corca. Però scendemmo alla destra mammella e 10 passi faemmo in sullo stremo per ben cessar l'arena e la fiammella. E quando noi a lei venuti semo, poco più oltre veggio in sull'arena gente seder propinqua al loco scemo. Perciò scendemmo verso la mammella, parte destra, e facemmo 10 passi sull'estremità, l'orlo, per ben cessare, stare protetti, dall'arena, sabbia incandescente, e dalla fiammella, pioggia di fuoco. E quando noi, io e Virgilio, fummo venuti, arrivati, presso di lei, fiera, che stava sull'orlo come noi, ma 10 passi più a destra, poco più oltre, più avanti, vedo sull'arena gente seduta propinqua, molto vicina, al luogo scemo, mancante, il burrato, ma sempre sull'arena. Detto ciò, perciò, scendemmo verso il lato destro, cioè andammo verso il lato destro, storcendo la via che solitamente ci vede scendere verso il lato sinistro. Insomma, andammo verso la parte destra, ma qui uso il termine specifico mammella, che comparirà solo altre 2 volte in tutta l'opera. La seconda ricorrenza si avrà in 1.20, quando di manto Virgilio dirà: è quella che ricuopre le mammelle, e quindi
a chi guardò il futuro sfidando Dio che solo lo può vedere, peccando quindi anche di superbia tra i fraudolenti dell'ottavo cerchio. Lo possono vedere anche i morti il futuro, ma e i vivi nell'altra vita, ma è un altro discorso. Se con il collegamento tra questi canti con 1,20 e questo ti risulta forzato, allora ti leggo queste due terzine consecutive di 1,20 per convincerti che invece è voluto. Ebbe tra i bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle e il mar non gli era la veduta tronca, e quella, manto, che ricopre le mammelle, che tu non vedi, con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle. Arrivato sull'orlo dove terminava l'argine del Flegetonta che abbiamo percorso, deviammo strada e facemmo 10 passi verso destra per raggiungere tale fiera che non si fermò proprio davanti a noi ma ben poco distante. 10 passi verso destra. Continuerò comunque, anche superato Gerione, a camminare sull'orlo roccioso ancora verso destra, quindi, che mi separa da sabbia ardente e pioggia di fuoco. La destra non significa necessariamente il bene, contrario alla sinistra, sinistro, che è il male. Il destro è qui inteso come un buon auspicio, un qualcosa che qui risulterà necessario per continuare, sia l'arrivare a Gerione, sia vedere gli ultimi dannati per completare la mia esperienza, fino al del settimo cerchio. Qui l'andare a destra, allegoricamente, è presagio di qualcosa che è buono, è bene fare così, ma non che tale fiera sia buona. A conferma di ciò e per continuare a parlare di mammelle, in 1.12 scrivo proprio Chiron, chiamato anche lui fiera. Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle, i centauri. Si volse in su la destra poppa, e qui destra mammella, e disse a Nesso, dove Nesso è una bestia infernale, una fiera, un centauro che con la frode, e anche lui con la faccia di uomo, nonostante il corpo animale, morì nel tentativo di rapire la seconda moglie di Eracle. La fiera Nesso, e tale fiera, non sono di certo il bene, come non lo sono gli eretici che mi permetto qui di ricordarti, dato che anche per raggiungere loro andammo a destra, né questa gente che vedo adesso andando ancora più a destra. Non stiamo andando verso di loro e quindi verso il bene, ma andiamo momentaneamente verso destra perché questi sono uno strumento che mi serve per proseguire il mio cammino e avere piena esperienza. Infatti sono salito sul Nesso per guardare un fiume e salirò su tale bestia per poter nuotare in giù nell'aria. In breve tale fiera non ha approdato dove eravamo noi, ma dobbiamo fare 10 passi verso destra per raggiungerla. Sul significato allegorico del perché abbiamo compiuto esattamente 10 passi, e ci tengo a specificarlo, e 10 passi femmo in sullo stremo, non dico genericamente una decina, ma esattamente 10. Ti basti sapere che il 10 è il numero della completezza. Usiamo un sistema numerico decimale perché abbiamo 10 dita e abbiamo imparato a contare così con il sistema arabo che si aiutava usando le dita. Quindi arrivati a 10 abbiamo completato una fase e si può ricominciare. Anche biblicamente il 10 ha un forte peso. 10 sono i comandamenti dati a Mosè sul fondamentale Monte Sinai. 10 sono le piaghe d'Egitto che ti ho già accennato quanto siano strettamente legate a questo canto e a quelli precedenti. Grazie a questi 10 passi fatti sull'estremità, e anche estremità significa appunto che siamo arrivati alla fine, ho completato ciò che dovevo vedere. Riesco infatti, dopo questi 10 passi, a vedere meglio l'ultima gente punita d'un peccato medesimo. Poi mi avvicinerò ancora di più su richiesta di Virgilio. Per confermare il confermato, appena dopo scrivo a ciò che tutta piena esperienza desto giron porti, e tale girone è l'ultimo di questo cerchio, che è l'ultimo prima che inizi il burrato. Con questi 10 passi verso destra arrivo alla bestia e ho visto tutto ciò che devo vedere, tanto che il maestro mi dirà di guardare quest'ultima gente più da vicino, ma solo per poco, poi devo tornare qui, i tuoi ragionamenti siano là corti. Tale gente era seduta, dove lo stare a sedere è qui esplicito, non ambiguo come assettare, e in alcuni volgari assettati, assettati, siediti. Sull'arena, e quindi so già chi sono, da 1.14. Supin giacea in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta, questi, e altra andava continuamente. Scemo significa mancante, infatti il luogo scemo è quello mancante, il baratro,
Questi sono seduti vicini a dove c'è il baratro e vicini alla fiera, ma attenzione, non sono seduti sull'orlo roccioso sul quale cammino io, loro sono seduti, come tutti gli altri puniti come loro che vedo già da svariati canti, sull'arena ardente e sopra di loro piove fuoco a doppiarlo dolore, sono sempre nel cerchio dei violenti. Io rimango in una posizione sopraelevata rispetto a loro, come agli altri incontrati nel sabbione. Quivi il maestro, a ciò che tutta piena esperienza desto giron porti, mi disse, va e vedi la lor mena. Li tuoi ragionamenti sian là corti, mentre che torni parlerò con questa, che ne conceda i suoi omeri forti. Proprio qui il maestro, affinché tu, io, possa avere con me piena, completa esperienza, data dai sensi, di questo girone, il terzo del settimo cerchio, mi disse, vai, devo andare, e vedi, devo vedere, la loro condizione di questi a sedere. I tuoi, miei ragionamenti siano là, presso di loro, corti, brevi. Fin tanto che torni, io da là, parlerò, Virgilio parlerà, con questa fiera, affinché ci conceda i suoi omeri, braccia, spalle, forti, per scendere nel cerchio successivo. Proprio qui, arrivato nei pressi sia della bestia che dell'ultima gente, il maestro, colui che insegna, mi dice che devo andare a vedere anche gli ultimi, affinché l'esperienza di questo girone sia piena, completa, potrei dire, un voto 10 su 10. Le prime 3 delle 10 ricorrenze della parola esperienza sono: questa la prima, la seconda in 1.26 con Ulisse, di nostri sensi che del rimanente non vogliate negar l'esperienza, di Retro al Sol del mondo senza gente, e la terza in 1.28 dove Maometto mi chiede chi io sia e Virgilio risponde per me, ma per dar lui, a me, esperienza piena, come qui, a me, Virgilio, che morto, letteralmente, convien menarlo per l'inferno qua giù di giro in giro. Questo è ver così come io ti parlo. Più fuor di 100 che, quando l'udiro, s'arrestaron nel fosso a riguardarmi per maraviglia. L'esperienza è fortemente collegata ai nostri sensi, soprattutto alla vista. Infatti la quarta sua ricorrenza in 1.31 è esperienza avesser gli occhi miei. Non riesco a trattenermi dal dirti che qualche verso prima c'è scritto: questo superbo volle essere esperto di sua potenza contra il sommo Giove. Esto giron è il terzo, l'ultimo del settimo cerchio, l'ultimo prima del burrato. Con questo completo l'esperienza di ciò che c'è da vedere dalla porta degli inferi fino al burrato. Io devo portare tutta e piena esperienza anche di questo girone, quindi avvicinarmi anche metaforicamente, allegoricamente, all'ultimo gruppo di ombre. Virgilio però ci tiene a specificare di fare in fretta. Certamente abbiamo sempre poco tempo per il viaggio, questo è sempre valido in via generale, ma ci sono state occasioni dove mi ha fatto rallentare perché sapeva fosse giusto fare così. Questo non è il caso, devo fare veloce. Allegoricamente il dover fare in fretta, e da solo tra l'altro, significa che Virgilio sa che non ho bisogno di affrontare nel profondo e superare tale errore, perché non mi appartiene. Non devo insomma stare tanto a specchiarmi per vedere quanto di me c'è qui, perché infatti qui di me non ne conobbi alcun. Fintanto che vado là, guardo e parlo con chi devo e torno, mentre che torni, lui parlerà con questa bestia fiera. Il nome non è ancora espressamente citato e per questo neanch'io l'ho svelato finora nella spiegazione di questo canto. Virgilio gli chiederà di concedere i suoi omeri forti per portarci giù, dato che io col mio corpo fisico non posso percorrere questo spazio di aria, ma che, come altri ostacoli, somiglia tanto ad acqua. Esattamente nel testo scrivo omeri, che sono le lunghe ossa che dalla spalla arrivano al gomito, ma il senso è esteso per intendere spalle, dato che non ci prenderà in braccio, Virgilio mi abbraccerà, ma sulle spalle, i massettai in su quelle spallacce. Se non eri ancora convinto che tale bestia, a livello allegorico, abbia a che fare con la lonza superbia, in 1.21 scrivo: l'omero suo, qui i suoi omeri, che era aguto, qui aguzza, e superbo.